Ciao amanti della pizza, io sono Gigio e bentornati nella mia serie sul forno per pizza fai da te. Nelle scorse puntate mi sono imbattuto in una sfida senza precedenti, cioè costruire un forno fai da te per pizza napoletana spendendo meno di 20 euro e utilizzando solo una ciotola per cani ed una resistenza per forni. Ma poi è successo che questa cosa è decisamente sfuggita di mano, tipo che Amazon ha aumentato il prezzo delle ciotole per cani a livelli inenarrabili ed ha creato un trend perché in tantissimi di voi hanno acquistato una ciotola per cani insieme ad una resistenza per forno. Chissà per farne cosa poi. E nonostante la sua semplicità, il forno ha funzionato abbastanza bene. E ho sfornato diverse pizze, non sempre degne di nota, ma eliminando la pietra refrattaria sono riuscito a portare i tempi di cottura a 90 secondi come da disciplinare della pizza napoletana. In questo episodio però, se tutto andrà bene, vedrete la mia pizza napoletana migliore di sempre. Ma ora, prima di procedere, ci sono ancora un paio di modifiche al progetto per rendere il forno più efficiente e soprattutto più sicuro. In tantissimi mi avete suggerito un termostato per regolare accensione e temperatura del forno. Visto che voglio spendere il meno possibile, non rimane altro che cercare su AliExpress. Wow, 3,70 euro. Quasi quasi prendo delle guaine termoresistenti per proteggere i cavi. Ce n'è voluto di tempo, però alla fine ne è valsa la pena. Però prima di cominciare volevo dirvi di non rifare assolutamente quello che sto per mostrarvi in video, perché quello che sembra semplice in video in realtà è frutto di tante prove, di collaborazioni con esperti che mi hanno aiutato e soprattutto di procedure per prevenire e gestire incendi e molto altro ancora che non vi mostro per una questione di sintesi, per non annoiarvi. Per cui vi dico soltanto una cosa ed è: non fatevi male. Poiché non posso attaccare il termostato direttamente al forno senza comprometterne il funzionamento, ho pensato di creare questa scatolina in legno esterna rotabile da attaccare al forno. Il termostato da oggi Pizza Blaster finalmente è collegato al forno. Spero di aver collegato tutto bene. Oddio, forse sarebbe meglio dare una controllatina. No! E lo sapevo, la resistenza si spegne perché giustamente il termostato misura la temperatura massima che è di 300 gradi. Altro che napoletano. Bisogna trovare una soluzione efficace, se no non se ne esce. E vai! E ora, finalmente, la ricetta definitiva per la mia pizza napoletana fatta in casa con un forno costato molto meno di 30 euro.
So che siete curiosi di vedere come verrà la pizza, però prima vi chiederei di mettere un bel like e di iscrivervi al canale, cliccare sulla campana per attivare le notifiche e non perdervi nemmeno un video di quelli che farò. Credeteci o no, ma questo qua è un sogno che si avvera. Sono settimane che provo e riprovo a fare pizze e mai nessuna mi ha soddisfatto al punto da meritare un post in questo video. No, vabbè, la struttura è fantastica. Il cornicione morbido però con alcune note croccanti. Le bruciature danno proprio l'idea della cottura nel forno a legna. Vabbè, qua un po' esagerato. E la maculatura è qualcosa di commovente. Questo è il sapore delle pizze di quando ero bambino. Papille gustative impazzite. No, vi giuro che sono emozionato perché sono stato per dei mesi dietro al progetto del forno per pizza, spinto fondamentalmente dal mito della pizza napoletana fatta in casa, ma senza ovviamente un forno vero. E ora sono felice. Ce l'abbiamo fatta, ma io e voi insieme, anche perché grazie al vostro aiuto che sono riuscito a fare la mia pizza migliore di sempre cotta in un forno del genere. Poi possiamo definirla pizza perfetta, voi lo sapete come la penso sulla pizza perfetta. La pizza perfetta è quella che dovrete ancora fare, perché si finisce mai di imparare, di migliorarsi. Pensate soltanto a come erano le nostre pizze 1, 3, 5, 10 anni fa e confrontatele con quelle che facciamo adesso. La vedete la differenza? Quante volte ci hanno detto che la pizza napoletana non si poteva fare in casa? E invece, seguendo una strada diversa, con qualche trucco, prendendo qualche scorciatoia, ho dimostrato che la pizza napoletana si poteva fare anche in casa. Ma napoletana o non napoletana, quello che conta quando si fa una pizza fatta in casa è rendere felici le persone che la mangeranno, e quel momento magico diventerà un'esperienza indimenticabile che ricorderanno per sempre. Spero che questa serie sul forno vi sia piaciuta e che il vostro amore per la pizza sia cresciuto ogni giorno sempre di più. Ora devo cuocere gli altri impasti perché il forno è ancora caldo e perché li voglio mangiare con la mia famiglia e da portare ai miei vicini, giusto solo per la curiosità di vedere la faccia che faranno. Per cui grazie per essere arrivati fino a questo punto e arrivederci alla prossima sfida. Ciao!